Ci sono 4 notizie sul mercato dell'Inter e non solo, che io reputo davvero interessanti all'interno delle ultime dichiarazioni di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che ha parlato prima di Inter-Juventus ai microfoni di DAZN domenica e poi di nuovo sempre a DAZN, ma nella trasmissione Super Tele lunedì sera. E soprattutto in quest'ultima intervista, quella più recente a Super Tele, Marotta, diciamo che chiaramente prova a riempire con il suo solito politichese il suo intervento, quindi prende tempo da esperto comunicatore, come sappiamo bene, però dentro questa intervista qualcosa di importante anche sul prossimo futuro dell'Inter per me lo ha detto e diversi argomenti si ricollegano anche a degli indizi che erano arrivati prima di Inter-Juventus. Per cui, come sempre, io vi consiglio di riascoltare tutta l'intervista per conto vostro, così potete farvi una vostra idea. Io però voglio sintetizzarvi quelli che secondo me sono i temi più interessanti che sono emersi e che ci permettono di fare delle riflessioni di cui vi parlo in questo episodio di oggi. Per cui ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mi piace e soprattutto ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e in diretta alle 19:30 leggerò i vostri commenti che mi lascerete qui sotto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito. E sul nostro sito passioninter.com trovate l'intervista completa, così potete rileggerla tutta quanta e leggere un po' anche quelli che sono gli altri temi, perché comunque in mezz'ora si è parlato di molto altro. Io però vorrei concentrarmi vado dritto ai punti per me più interessanti e parto da due cose che non sono proprio delle vere e proprie notizie, ma le voglio sottolineare perché mi hanno comunque incuriosito. La prima è il continuo riferimento che si fa ad Ausilio e Baccin, il direttore sportivo dell'Inter e del braccio destro, diciamo così. Nel senso che, chiaramente son stati fatti tanti complimenti a Marotta, un'intervista in cui è stato fatto anche un servizio molto lusinghiero, ecco, nei confronti dell'amministratore delegato dell'Inter e lui, Marotta, ha sempre, ma dico sempre, letteralmente sempre, allargato il riferimento al insieme ad Ausilio e Baccin, il merito di Ausilio e Baccin. Li ha citati veramente tante volte. Lo volevo sottolineare perché mi ha colpito diciamo, la frequenza con cui li ha citati dentro questa intervista. Però in passato soprattutto, ma non solo, si era parlato di rapporti interni non perfetti, addirittura si era detto che Marotta volesse cambiare quest'area della dirigenza, invece non perde occasione non solo in questa intervista, ma in particolar modo in questa intervista per ribadire l'ottimo lavoro che quindi quest'area sportiva sta portando avanti e con cui evidentemente si trova bene. Cosa che poi, e vado al secondo punto, sottolinea anche su Inzaghi, sul tecnico dell'Inter, in maniera molto convinta perché durante l'intervista gli chiedono di Conte, si parla di Allegri, alla fine è lo stesso Marotta che dice ma parliamo anche di Inzaghi, sintetizzo così. E c'è ovviamente una componente politica più furba, diciamo comunque di rapporti ovviamente da mantenere nel voler parlare bene del proprio allenatore, dell'allenatore della tua squadra, però su Inzaghi secondo me fa un'investitura molto importante perché mi sono trascritto la frase, più o meno Marotta dice questa cosa, eccola qua, considerando il divario d'età che c'è tra lui, Inzaghi, e Allegri o Conte, posso dire che Inzaghi è un allenatore in grandissima crescita, molto bravo dal punto di vista umano e professionale, un maestro dal punto di vista dell'organizzazione del gioco e grande merito di questi anni di vittorie, ha grande merito di questi anni di vittorie e di un calcio soddisfacente per i tifosi e di Inzaghi. Quindi gli riconosce grandi meriti in queste soddisfazioni ed è un investitore importante perché comunque, non so voi, ma il tono con cui Marotta parla di Inzaghi, per come lo percepisco io, è cambiato in maniera importante. Cioè, l'anno scorso, lo ricordiamo, c'erano state delle punzecchiature, lo stesso Marotta parlò anche di dover usare un po' il bastone, mediaticamente parlando. E questa invece è un'investitura molto importante secondo me su Inzaghi, perché sostanzialmente lui dice anche, visto che è più giovane di Allegri e Conte, può diventare anche meglio di Allegri e Conte, e che sono 2 allenatori simbolici molto importanti nella carriera di Marotta, che ha avuto e probabilmente avrebbe voluto anche Allegri all'Inter con ogni probabilità. Quindi, è una dichiarazione che cambia molto. È chiaro che di mezzo rispetto alle ultime dichiarazioni ci sono cioè quelle diciamo quei discorsi che si faceva l'anno scorso, c'è stata una finale di Champions e questo cammino in campionato fin qui molto positivo, però è un cambiamento secondo me molto, molto importante. Considerando che poi
ribadisce anche l'intenzione di restare all'Inter fino al 2027. Marotta lo conferma, di fatto anno in cui scadrà il suo contratto che ha appena rinnovato. È un segnale secondo me interessante anche nell'ottica di poter aprire quel ciclo che spesso nelle nostre dirette e nei nostri contenuti abbiamo detto, ecco, non sarebbe male poter dare continuità per più tempo e poter lavorare quindi con un orizzonte anche più lungo a livello, progettuale. E questo discorso, tra l'altro, si collega poi ad un'altra notizia, una notizia molto importante di mercato, perché possiamo dire che di fatto Marotta annuncia Zielinski, sostanzialmente, annuncia l'arrivo di Zielinski a parametro zero all'Inter a fine stagione, si è esposto in maniera, abbastanza netta. Lo aveva già fatto domenica prima della gara contro la Juventus, questa volta però, se possibile, è ancor più chiaro, perché anche qua mi sono appuntato la frase, Marotta dice, eccola: ho comunicato a De Laurentiis che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme su Zielinski. Se tutto andrà in porto lo annunceremo e lo tessereremo per l'anno prossimo, ma fa parte di quelle intuizioni che un'area sportiva deve sempre considerare. Quindi sostanzialmente dice che è partita la trattativa, lo ha comunicato al Napoli e quello è un passaggio formale che porta il giocatore in scadenza di contratto poi a firmare e ad arrivare a parametro zero nella nuova società. Sapete, per chi ci segue spesso, come la penso io su Zielinski. Per me è un ottimo colpo per mettere un altro giocatore importante, uno dei giocatori dei centrocampisti top degli ultimi anni in Serie A. Secondo me lo vai a mettere nella zona di Mkhitaryan per poi prevederne anche, diciamo, una raccolta della sua eredità da parte di Zielinski, anche se a livello di carriera ad oggi non c'è paragone tra questi due calciatori, ma anche Çalhanoğlu arrivava all'Inter non da top player internazionale, cosa che poi è invece diventato stando all'Inter. Quindi attenzione anche a questo. Zielinski che tra l'altro in queste ore è stato eletto nuovamente come miglior calciatore polacco dell'anno. Su questo tema, di Zielinski, in tanti, anche in questi giorni, ne parlavamo anche la scorsa settimana, dicono l'arrivo di Zielinski ovviamente significa che un big a centrocampo andrà via. Io sto ancora aspettando perché questa cosa la si diceva anche l'anno scorso e l'anno prima. La risposta a questo discorso secondo me è duplice. Intanto per Barella, lo dice anche Marotta, sono partiti di fatto i contatti per il rinnovo del contratto che scade nel 2026. C'è tempo, ma intanto i contatti sono partiti. Poi lo stesso Marotta domenica anticipava un po' questa cosa e sottolineava quello che dicevamo anche noi, ovvero il mondiale per club l'anno prossimo, tante partite in Champions e una stagione in generale piena di appuntamenti molto ravvicinati, fa sì che l'Inter debba muoversi in direzione di avere una squadra, non solo con 11 titolari, dice, ma con tutti co-titolari, quindi giocatori che si crea una grande concorrenza e si crea la possibilità di cambiare molto durante la stagione. E per questo, ecco, l'opportunità Zielinski è un'opportunità da cogliere. Quindi c'è l'idea di quest'anno andare ad allungare ulteriormente la rosa, proseguire nella direzione di un allungamento della rosa in termini di giocatori che possono sostituire i titolari con affidabilità. Questo non significa, dall'altro lato, che non partirà nessuno, non ci saranno cessioni, tutto a posto e stiamo tranquilli. Significa però che ci si sta mettendo nelle condizioni di potersi presentare al mercato estivo, intanto senza la necessità assoluta di fare le cessioni, a differenza di quello che dicono in tanti, ma soprattutto già belli pronti e strutturati, con una rosa più o meno completa, a parte qualche ritocco, e questo ti permette di affrontare il mercato consapevole che sì, se arrivano delle clamorose offerte veramente fuori mercato o comunque molto importanti, ti siedi al tavolo, vengono prese in considerazione, ma questa è una cosa normale per qualsiasi altro club italiano, quindi non è più un mercato di reazione, ma di azione, non è più un mercato di se arriva qualcuno cerchiamo di vendere e poi vediamo a quanto vendiamo su come andiamo a spendere sui sostituti. Ci si muove in anticipo e per tempo. E intanto, ecco, questa squadra, diciamo, si porta avanti in un momento in cui invece tante altre squadre, tante altre concorrenti a gennaio hanno fatto dei colpi a gennaio per puntellare la rosa, anzi diverse nostre concorrenti non sono riusciti a fare a gennaio i colpi che volevano nell'immediato e l'Inter invece, ha avuto la possibilità di portarsi avanti e di programmare già la prossima estate. Questa non è una cosa da poco secondo me, se pensiamo che poi soprattutto in estate le altre rivali potrebbero cambiare ancora diversi giocatori e forse potrebbero cambiare anche allenatore.
e quindi potremmo essere più avanti in questo senso. A proposito di rinnovi però, e vado verso la chiusura, citavo il tema dei rinnovi di contratto, mi ha fatto sorridere Marotta quando dice, "Siamo tranquilli perché non abbiamo giocatori in scadenza di contratto." Mi ha fatto sorridere perché ovviamente si riferiva ai big, il discorso era su giocatori molto importanti in scadenza di contratto, non ce ne sono. Questo anche qui a sottolineare comunque la programmazione che c'è stata. Però, diciamo questa è un po' la considerazione che c'è dunque di giocatori come Klassen, Sensi e Quadrado, per citarne 3 che sono in scadenza effettivamente, a giugno. È chiaro che, involontariamente più o meno ci dice che è un qualcosa che già sappiamo su questi giocatori in scadenza. Sul tema dei rinnovi di contratto però Marotta dice, anche qua prendo la frase per non sbagliare, "Vogliamo prolungare i rapporti con chi ha dimostrato appartenenza alla maglia, come Lautaro o Barella, ma non c'è fretta, siamo abbastanza garantiti dal punto di vista contrattualistico con tutti e abbiamo a che fare con professionisti che considerano molto forte il brand dell'Inter." Questa dichiarazione mi accende 2 considerazioni. Allora, la prima è che parla di appartenenza alla maglia, cioè questa è un'indicazione forte secondo me, perché ci fa capire che probabilmente per giocatori come Barella e Lautaro, le dinamiche del player trading, attenzione al bilancio e questi altri discorsi valgono un pochino meno. Nel senso che per Lautaro Martinez si sta parlando di una trattativa per il rinnovo di contratto a 8 milioni di euro con vari bonus, si rischia di arrivare addirittura ai 10 milioni di euro fra tutto. Rimaniamo sugli 8, ma si rischia di arrivare a delle cifre molto importanti. Ecco, è una cifra questa molto alta, sicuramente, e è una cifra alta sia per quelli che sono gli standard del calcio italiano, ma soprattutto del bilancio dell'Inter, che non dico che diventa insostenibile come contratto, di sicuro però diventa un investimento molto importante, un lusso non da poco. Sono veramente tanti soldi. E per cui tra questo e il fatto che dopo una stagione come questa che sta facendo Lautaro Martinez, potrebbe comunque ricevere delle offerte molto alte, e l'Inter che comunque vuole portare avanti la trattativa anche per la sua appartenenza, non lo so, mi ha dato un'indicazione interessante su quella che è la considerazione che si ha del giocatore e sui piani dell'Inter, cioè attenzione ai conti, assolutamente sì, però con un progetto sportivo chiaro che ha una, diciamo, colonna portante in alcuni giocatori in particolare, tra cui evidentemente Lautaro e probabilmente anche Barella. Allo stesso tempo però c'è da dire anche che Marotta domenica, prima di Inter-Juve, su Lautaro aveva rilasciato un'altra dichiarazione, che è sempre dal tono ottimista, cioè sempre ottimismo, sempre tranquillità, però dice anche che non ci sono novità sul rinnovo di Lautaro Martinez, e dice anche: "Ci siamo un attimo fermati perché ci sono tante competizioni vicine e torneremo a riparlare presto." Comprensibile che la trattativa ovviamente, si fermi, durante il periodo della Supercoppa e delle partite decisive davvero di questa stagione, perché, non bisogna distrarre il calciatore chiaramente, però sono parole che si uniscono a quelle di Lautaro Martinez nel post partita, che spende tante belle parole per l'Inter, ma anche lui dice che è una trattativa difficile, come aveva detto prima il suo procuratore, e è evidente a questo punto, almeno secondo me, che dall'esterno almeno, quello che si percepisce è che nelle ultime settimane qualcosa è cambiato comunque nel modo di parlare e di trattare il tema del rinnovo di Lautaro Martinez. Poi da cosa dipende questo cambiamento lo scopriremo a breve. Come dicevo qualche settimana fa, anche il fatto che si deve chiarire ancora del tutto quello che sarà il futuro societario non può non incidere, visto che il giocatore comunque quest'anno compie 26 anni e deve firmare il contratto che sarà il contratto al suo picco della carriera da calciatore. Per cui non creiamo allarmismi, la Gazzetta dello Sport secondo me si sbilancia un pochino troppo, però questo lo dico, la Gazzetta dice, che non è una questione di se firmerà il rinnovo, ma quando lo firmerà. Ci sono ancora dei lavori da fare, ma vediamo e teniamo d'occhio. Queste secondo me sono le notizie principali che sono emerse anche da queste dichiarazioni di Marotta. Ho aggiunto un po' di mie riflessioni, quindi son curioso di sapere cosa ne pensate anche voi e vi aspetto, nei commenti che poi leggeremo nella diretta alle 19:30 come facciamo sempre. Vi invito a fare un salto su passioninter.club, dove è stata una serata molto calda quella di lunedì dopo Inter Juve, abbiamo fatto un bel confronto molto acceso nel nostro club e vi invito a sostenerci se vi piace quello che facciamo, se vi va di entrare a far parte di questa grande community. Si vive l'Inter
interismo 24 ore su 24 tutti insieme, ogni lunedì l'appuntamento serale, il giovedì il watch party con cui ci guardiamo partite, documentari, film e serie TV tutti insieme nella nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Passioniter.club. Io vi lascio con un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.